Benvenuto nelle conversazioni di pratica in italiano. Preparati a esercitare il tuo italiano e a diventare più fluente. I sottotitoli sono disponibili. Attivali dalle impostazioni. Il link al PDF è in descrizione. Metti like e iscriviti. Scrivi nei commenti l'argomento che vuoi vedere e premi il pulsante hype per dare più visibilità al video. Iniziamo. Ciao Liam, come stai oggi? Ciao Mia, sto bene, grazie. E tu? Sto bene. Oggi voglio parlare di una città che mi piace visitare. Ti piace visitare le città? Sì, mi piace molto. Adoro visitare le città. Di quale città vuoi parlare? Voglio parlare di Parigi. Penso che Parigi sia una città bellissima. Parigi? È una grande città. Anche a me piace Parigi. Cosa ti piace di Parigi? Mi piacciono la Torre Eiffel, i musei e il cibo. Parigi è molto romantica e piena d'arte. Sono d'accordo. La Torre Eiffel è molto famosa. Adoro la vista dalla cima. Sì, sono stata alla Torre Eiffel l'estate scorsa. La vista era incredibile. Potevo vedere tutta la città. Deve essere stato meraviglioso. Anche a me piace il Museo del Louvre a Parigi. Ha molti dipinti famosi. Ho visitato il Museo del Louvre. Ho visto la Gioconda. È così piccola ma molto famosa. Anch'io voglio vedere la Gioconda. Il Louvre è molto grande e bello. Parigi è anche famosa per il suo cibo. Adoro la cucina francese. Mi piacciono i croissant, le baguette e il formaggio. Adoro i croissant. Sono così soffici e burrosi. Mi piace anche mangiare nei piccoli caffè di Parigi. Sì, i caffè sono molto affascinanti. Mi piace sedermi all'aperto e osservare la gente. Parigi è una città molto romantica. È perfetta per una giornata tranquilla o una lunga passeggiata. Spesso cammino lungo il fiume Senna. L'acqua è calma e i ponti sono incantevoli. Deve essere molto rilassante. A me piacciono le piccole strade di Montmartre. Ci sono molti negozi d'arte e gallerie. Montmartre è la mia zona preferita. Adoro l'arte e le strade piccole e strette. Sei stata alla Basilica del Sacré-Cœur. Sì, ci sono stata. La basilica è su una collina e puoi vedere tutta la città da lì. Voglio visitare il Sacré-Cœur la prossima volta che vado a Parigi. Deve essere bellissimo. Parigi è anche fantastica per lo shopping. Mi piace visitare le piccole boutique e i grandi negozi. Mi piace fare shopping sugli Champs-Élysées. Ci sono molti negozi e caffè famosi. Gli Champs-Élysées sono molto affollati, ma è divertente passeggiare lì. E i parchi di Parigi? Ti piacciono i parchi? Sì, adoro i parchi. Spesso visito i giardini del Lussemburgo. È un posto molto tranquillo e verde. A me piace il giardino delle Tuileries. È vicino al Louvre ed è un bel posto per rilassarsi. Parigi ha molti parchi e spazi aperti. Sono perfetti per un picnic o per leggere in pace. Anche a me piace l'arte e la cultura di Parigi. Ci sono molte gallerie e artisti di strada. Sì, gli artisti di strada sono molto talentuosi. Mi piace guardarli mentre suonano musica o ballano. Parigi è piena di vita e creatività. Ispira molti artisti e scrittori. Quando visito Parigi mi sento molto felice. La città ha un fascino speciale. Capisco. Parigi è una città dei sogni per molte persone. Visiti Parigi spesso? Ci sono stato 2 volte. La prima volta con la mia famiglia e la seconda con un amico. Io sono stata a Parigi una volta, l'estate scorsa.
Voglio tornarci il prossimo anno. Ho in programma di tornare a Parigi in autunno. Il tempo è molto bello in quel periodo. L'autunno a Parigi deve essere bellissimo. Le foglie cambiano colore e l'aria è fresca. Sì, adoro i colori autunnali nei parchi. Parigi è incantevole in ogni stagione. Sono d'accordo. Ogni stagione dà alla città una sensazione diversa. In primavera i fiori sbocciano e tutto è luminoso. In estate la città è molto vivace. Molti turisti la visitano e le strade sono piene di vita. L'inverno a Parigi è freddo, ma la città è molto affascinante con le luci di Natale. Voglio vedere Parigi in inverno un giorno. Deve essere magica. Parli francese quando visiti Parigi? Cerco di parlare un po' di francese. Dico bonjour, merci e s'il vous plaît. È un buon inizio. Anche io parlo un po' di francese. È divertente imparare parole semplici. Sì, anche le parole piccole fanno una grande differenza. I locali lo apprezzano. Mi piace imparare sulla cultura e la storia di Parigi. Rende la visita più interessante. Ho letto della storia della Torre Eiffel e del Louvre prima del mio viaggio. Ho visto un cortometraggio su Parigi. Mostrava le belle strade e i monumenti. Parigi è una città piena di storie. Ogni strada ha una storia da raccontare. Penso che Parigi sia più di una semplice città. È un'esperienza. Concordo. Parigi tocca il cuore e resta nella memoria. Faccio sempre molte foto quando visito Parigi. La città è molto fotogenica. Anche io scatto molte foto. Adoro gli edifici colorati e l'arte per le strade. A volte disegno anche un po' nel mio taccuino quando sono a Parigi. È una bella idea. Parigi è un ottimo posto per l'arte e la creatività. Sogno di vivere a Parigi un giorno, anche solo per un breve periodo. Ho lo stesso sogno. Parigi è una città in cui molte persone si sentono ispirate. Hai un ricordo preferito della tua visita a Parigi? Sì, il mio ricordo preferito è quando ho guardato il tramonto dalla cima della Torre Eiffel. Il cielo era pieno di rosa e arancio. Deve essere stato bellissimo. Il mio ricordo preferito è camminare lungo il fiume Senna di notte. Le luci sull'acqua erano magiche. Parigi di notte è molto romantica. La città sembra calma e piena di luce. Mi sento sempre felice quando penso a Parigi. È un luogo speciale nel mio cuore. Sì, Parigi è una città d'amore, arte e sogni. Non vedo l'ora di tornare. Spero che un giorno possiamo visitare Parigi insieme. Sarebbe meraviglioso. Possiamo esplorare i musei, provare nuovi cibi e passeggiare nei parchi. Mi piacerebbe molto. Parigi è una città che si può visitare molte volte e trovare sempre qualcosa di nuovo. Concordo. Ogni visita a Parigi è diversa e piena di nuove esperienze. Parigi è la mia città preferita da visitare. Mi fa sentire viva e creativa. Anche Parigi è una delle mie città preferite. Parto sempre da lì con un sorriso e molti bei ricordi. Sono molto felice di aver parlato di Parigi oggi. Mi ricorda tutti i bei momenti che ho trascorso lì. Sì, parlare di Parigi mi fa venire voglia di pianificare il prossimo viaggio. Mi sento ispirato ad imparare più francese e a leggere di più sulla città. Anche io voglio approfondire la mia conoscenza su Parigi. Forse farò un corso di francese prima della mia prossima visita. È un'ottima idea. Imparare un po' di francese renderà la tua visita ancora migliore. Sono entusiasta di tornare a Parigi.
Voglio vedere nuovi posti e provare nuovi cibi. Anche io sono entusiasta. Voglio visitare le nuove gallerie d'arte e i piccoli musei. Parigi è sempre in evoluzione e c'è sempre qualcosa di nuovo da vedere. Sì, anche l'arte di strada cambia. Ogni volta che visito vedo nuovi dipinti sui muri. Adoro l'arte di strada, fa sentire la città viva e creativa. Parigi è una città d'arte in molte forme. Dalle pitture alla musica c'è sempre qualcosa di bello. Mi sento molto fortunata ad aver visitato Parigi. È una città che molti sognano di vedere. Anche io mi sento fortunato. Parigi mi ha regalato molti ricordi felici e nuove esperienze. Spero che molte altre persone possano visitare Parigi e sentire la sua magia. Sì, Parigi è un dono per il mondo. È una città che ispira amore, creatività e gioia. Grazie, Liam, per aver parlato con me di Parigi oggi. Ho molto apprezzato la nostra conversazione. Grazie a te, Mia. Anche io mi sono divertito. Parigi è un argomento meraviglioso da condividere. Imparo sempre cose nuove e mi sento ispirata dopo le nostre chiacchierate. Anch'io. Non vedo l'ora della nostra prossima conversazione. Magari possiamo parlare dei nostri cibi preferiti o di un'altra città che amiamo. Sarebbe fantastico. Sono entusiasta di pianificare la nostra prossima discussione. Fino alla prossima volta, Mia. Buona giornata. Fino alla prossima volta, Liam. Buona giornata. Arrivederci. Arrivederci. Città. Città. La città è molto bella. Vivo in una città storica. La città è piena di turisti. Bellissima. Bellissima. La vista dal monte è bellissima. Hai una voce bellissima. Quella ragazza è davvero bellissima. Romantica. Romantica. La cena era molto romantica. Hanno visto un film romantica insieme. La musica era perfetta per una serata romantica. Affascinanti. Affascinanti. Le storie affascinanti catturano la nostra attenzione. I film affascinanti possono insegnarci molte cose. Ci sono affascinanti luoghi da visitare in Italia. Incantevoli. Incantevoli. I paesaggi italiani sono incantevoli. Le storie che racconti sono incantevoli. Le luci della città di notte sono incantevoli. Creatività. Creatività. La creatività è importante in molti settori. I bambini mostrano sempre molta creatività. La creatività può risolvere problemi complessi. Incredibile. Incredibile. Questa pizza è incredibile. Il film che abbiamo visto era incredibile. Hai fatto un lavoro incredibile con il progetto. Meraviglioso. Meraviglioso. Il tramonto è meraviglioso. Questa festa è davvero meraviglioso. Ho visto un film meraviglioso ieri. Fotogenica. Fotogenica. Lei è molto fotogenica. La fotogenica modella ha sfilato oggi. Ho bisogno di una fotogenica per il mio progetto. Sogni. Sogni. I sogni possono diventare realtà. Ho tanti sogni nel cassetto.
I sogni ci aiutano a sperare. Esperienze. Esperienze. Ho molte esperienze di viaggio. Le esperienze possono insegnarci lezioni importanti. Ogni persona ha esperienze uniche nella vita. Artisti. Artisti. L'artista dipinge un quadro. Ci sono molti artisti famosi in Italia. L'artista ha esposto le sue opere in galleria. Cultura. Cultura. La cultura italiana è molto ricca. Studiamo la cultura per capire meglio il mondo. La musica è una parte importante della cultura. Storia. Storia. La storia è affascinante. Leggo un libro di storia. La storia della mia famiglia è interessante. Piccole. Piccole. Le case sono piccole. Ho comprato piccole decorazioni. Le mie scarpe sono piccole. Grandi. Grandi. I bambini sono molto grandi. Hanno grandi sogni per il futuro. Le montagne sono grandi e maestose. Boutique. Boutique. La boutique ha aperto oggi. Ho comprato un vestito in una boutique. La boutique è molto elegante. Giardini. Giardini. I giardini sono bellissimi in primavera. I bambini giocano nei giardini pubblici. Ci sono molti fiori nei giardini della città. Viva! Viva! Viva la festa! Viva l'amicizia! Viva il nostro team! Luminoso. Luminoso. La stanza è molto luminoso. Il sole rende tutto più luminoso. Questa lampada è davvero luminoso. Di cosa vogliono parlare Mia e Liam nella loro conversazione? Qual è il ricordo preferito di Liam della sua visita a Parigi? Cosa significa la parola romantico? Qual è l'uso corretto della parola affascinante? Ottimo lavoro! Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva le notifiche per non perdere nessuna delle nostre conversazioni gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.